trattando della relatività generale, faremo una piccola premessa, poi vedremo la simmetria delle leggi di natura, il principio di equivalenza, accelerazione e gravità, e i risultati. Il tempo rallenta vicino alle masse ed energie curvano lo spazio, i buchi neri, la realtà dei buchi neri. Poi osserveremo vari fenomeni come la precessione di Mercurio e le lenti gravitazionali, poi le onde gravitazionali e l'espansione dell'universo. Prima di affrontare la relatività generale, bisogna tenere a mente, diciamo, quelli che sono le risultanze della relatività ristretta. Il tempo rallenta se ci muoviamo, appena noi ci muoviamo il tempo rallenta, e se arriviamo alla velocità della luce, teoricamente il tempo di chi va alla velocità della luce rispetto ad uno osservatore che è fermo, e per lui, per questo signore che va alla velocità della luce, il tempo si ferma. Altra cosa da tenere presente, molto importante per la curvatura dello spazio che vedremo nel rotor, gli oggetti in movimento si accorciano. Ecco, poi le altre cose eh, si, si possono rilevare nel video che tratta solo della relatività ristretta. Max Bohr disse essere la teoria della relatività generale la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica. Albert Stein disse a Charlie Chaplin: lei è famoso perché è capito da tutti, io invece sono famoso perché sono pochi che mi comprendono. Per capire quanto sia stata importante la relatività generale e la differenza che c'è tra la relatività teorica, ovviamente, lo sforzo teorico che c'è tra la teoria della relatività ristretta e generale, questo che dice Einstein è illuminante. Sto lavorando esclusivamente al problema della gravità. Una cosa è certa, mai nella mia vita mi sono angosciato tanto come ora. Noi oggi diremmo mi sono stressato tanto. Se paragonata a questo problema, la relatività ristretta non è che un trastullo per bambini. Eppure la teoria della relatività ristretta ha stravolto il mondo. Ecco, la relatività ristretta o speciale vale solo per sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme e non per sistemi accelerati. Due sistemi si muovono di moto relativo, però inerziale o rettilineo uniforme, e allora le leggi che valgono sul primo valgono anche sul secondo. Certo che il movimento relativo inerziale, cioè tra due sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme, è molto raro, insomma, via. Invece i sistemi accelerati sono quelli più comuni. Pertanto se Einstein riuscirà nell'impresa, sì, di creare una teoria che valga per tutti i sistemi accelerati che si riferiscono uno all'altro, sarà in grado di dimostrare che tutto quello che si osserva fisicamente sulla Terra varrà anche nell'intero universo. Importante questo concetto di simmetria delle leggi di natura.
Se io cambio osservatore, le leggi di natura non cambiano. Einstein cercava proprio una teoria che rispecchiasse questa simmetria. Dice proprio Simone Baroni, che è il fisico nucleare che con il suo canale YouTube mi ha illuminato, mi ha proprio illuminato e mi ha fatto comprendere la relatività generale, il fulcro, l'asse centrale a cui tutto, attorno a cui tutto gira. Ecco, vediamo ora a cosa corrisponde questo principio di equivalenza. Nel 1907 Einstein fece un altro esperimento mentale e in questo esperimento lui proprio buttò le basi per il principio di equivalenza. Vediamo di cosa si tratta. Allora, c'è uno fisico che si trova in una stanza, esattamente come può essere una stanza messa a terra, ma questa stanza è stata costruita in un'astronave. Il nostro fisico sull'astronave viaggia con una accelerazione, non con una velocità, ma con una accelerazione che va di circa 10 metri al secondo per ogni secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'astronave su cui si trova il fisico ogni secondo, per ogni secondo, la velocità dell'astronave aumenta di 10 metri al secondo per secondo. Quindi significa, per esempio, partendo da 0, dopo un secondo la velocità è 10 metri al secondo, dopo 2 secondi, quindi 10 più 10, 20, dopo 3 secondi arriva a 30 metri al secondo. Quindi se la velocità aumenta di 10 metri al secondo, dopo 3 secondi il nostro razzo si trova diciamo, percorrere lo spazio con una velocità di 30 metri al secondo, che è circa 100 km orari. Quindi, però, la cosa fondamentale da comprendere è questa: la nostra stanza si muove con un'accelerazione di 10 metri al secondo per il secondo. Allora, ci facciamo una domanda sia al fisico che si trova in questa stanza degli spazi siderali e a un fisico che si trova invece fermo sulla Terra. Ecco, qualcuno fa una domanda: come descriveresti il moto del fisico nell'ascensore? Allora, quello che si trova nell'ascensore dice: non mi trovo in moto. Lui infatti non percepisce nessun moto. Lui ha la sensazione di essere in una stanza a terra. Sono fermo in una piccola stanza e sento la gravità che mi tiene sul pavimento. Ripeto, lui non ha nessuna gravità, però il movimento della stanza in accelerazione gli dà questa sensazione. Il fisico a terra dice: sì, il mio collega crede di stare fermo in una stanza, però in realtà si sta muovendo di moto accelerato, è decisamente in moto rispetto a me. Seconda domanda: cosa succede se il fisico nell'ascensore lancia una pallina? La pallina, dice il fisico dentro la stanza, meravigliandosi, perché dice: ma ognuno di noi sa che traiettoria segue una pallina se la butto a terra. Dice: la pallina segue una parabola perché esiste un campo gravitazionale, lui insiste su questo fatto qui, che la tira verso il basso. Ecco, quindi questo è importantissimo. Su quella stanza che si muove di moto accelerato,
si osserva un fenomeno che è esattamente uguale a quello che si osserverebbe a terra lanciando una pallina in una stanza simile, però ferma davvero a terra. Ecco. Il secondo fisico dice la pallina segue una parabola a causa del moto accelerato dell'ascensore. Ecco, in conclusione, vedete, qui si vede il fumetto fa vedere sempre la stanza che si muove di moto rettilineo, di moto accelerato costante e in fisica si dice moto uniformemente accelerato, e qui abbiamo invece la stessa stanza però proprio sulla Terra. Conclusione. Con il fisico dell'ascensore per il fisico dell'ascensore è come essere sulla Terra, soggetta a un campo gravitazionale. Gli effetti sono gli stessi. Per il fisico esterno l'ascensore è in moto accelerato e non esiste nessun campo gravitazionale, ma i due punti di vista sono equivalenti. Praticamente noi osserviamo due fenomeni uguali, abbiamo gli stessi fenomeni, però in due condizioni molto diverse. E qui il trait d'union che poi ci consente di fare delle osservazioni notevoli a proposito di questo. Quindi moto accelerato da una parte, gravità nell'altra, gli effetti sono uguali. Ecco, il piano di Einstein per costruire la chiave della relatività generale è proprio questo: studio del moto accelerato. Questo studio ci permette di costruire la nuova teoria della gravità. La gravità poi ci permette di costruire la chiave della relatività generale. Ecco, quindi moto accelerato, nuova teoria della gravità, e per il principio di equivalenza poi ci consente di estendere i risultati in tutti gli altri campi. Nel 1912 Einstein fece un altro importantissimo esperimento mentale, Gedankenexperiment. C'era nei Luna Park di allora, ma ancora fino agli inizi degli anni 50, c'era nei Luna Park il rotor. Questo rotor in sostanza è un cilindro aperto sopra, quindi con una base. La gente entra e praticamente il rotor, dal nome, si mette in rotazione. La forza centrifuga schiaccia le persone sulle pareti interne del cilindro e quindi sono sottoposte a una forza che è decisamente superiore a quella di gravità, tanto è vero che le persone possono muoversi sulla parete andando in alto, mettendosi sottosopra e quindi divertendosi così. Per combinazione mi sono imbattuto in questi giorni in un film di François Truffaut che si chiama I 400 colpi, in cui il protagonista, il ragazzino, marina la scuola e va al Luna Park a divertirsi e entra in un rotore. E nel rotore questa situazione ci dà l'occasione di vedere proprio il rotore in funzione. Ecco, il rotore adesso si mette in movimento.
le persone sono così in equilibrio perché ancora la rotazione non è tale da schiacciarli sopra sulla superficie del rotore. Ecco, adesso la forza che esercita la forza centrifuga è notevole e permette al ragazzo di stare orizzontale, si noti lo sforzo che fa per muoversi. Ecco, vediamo di cosa si tratta. Si tratta di un moto accelerato perché la velocità della persona in rotazione cambia di direzione in ogni momento. Ma per la fisica, nel moto rotatorio, praticamente si cambia velocità quando uno dei parametri vettoriali della velocità cambia. In sostanza, la velocità è una grandezza vettoriale, si dice in fisica, ed è costituita praticamente da tre elementi. Uno è l'intensità, cioè 4,5 metri al secondo. Una è la direzione, l'altra invece è il verso. Allora, se la velocità resta costante ma cambia la direzione, allora noi avvertiamo l'accelerazione e questo qui è chiaro. Sì, noi lo osserviamo per esempio quando andiamo su un'autostrada, se siamo a velocità costante, anche a 130 km orari, uno sì, sembra che non abbia, tranne qualche piccola vibrazione, sì, non ha nessuna sensazione di forze strane, ma appena si entra in una curva, noi subito avvertiamo, pur restando a 130 km orari, avvertiamo delle forze che ci portano verso l'esterno della curva. Domanda: quanto misurano raggio e circonferenza nel rotore? Per curiosità io ho fatto un calcolo e per un raggio di 2 metri, praticamente noi abbiamo, con la velocità di 4,5 metri al secondo, abbiamo la stessa forza di gravità, la forza di centrifuga che schiaccia la persona sulla parete è uguale più o meno alla accelerazione di gravità, quindi 9,8 metri al secondo. Invece, secondo me, la forza deve essere superiore perché se no uno non ha la possibilità per attrito di poter salire sulla parete o di mettersi sottosopra. Ecco, per sicurezza è bene che la forza centrifuga sia molto superiore alla accelerazione di gravità. Allora, noi abbiamo in questo esperimento una persona che è sulla parete e una che è al centro, un fisico al centro e uno che sta sulla parete. Allora, rispondiamo a questa domanda. Quanto misurano raggio e circonferenza nel rotore? Beh, dalla geometria noi sappiamo che misurando la circonferenza con un righello, misuriamo il raggio, misuriamo la circonferenza e constatiamo che il rapporto tra la circonferenza e il raggio è proprio 2,2 pi greca. Sì, questo ce l'hanno insegnato i greci eh, qualche anno fa
dicendoci che il diametro di una circonferenza sta 3,14 volte nella circonferenza stessa, cioè la lunghezza della circonferenza è 3,14 volte il diametro, per cui siccome il raggio è la metà del diametro, la circonferenza diviso il raggio è uguale a 2 volte π greco. Troviamo ora la misura del cerchio, le misure che abbiamo fatto prima, ripetiamole di nuovo in questo, mentre il rotore gira. Allora, misurando il raggio, siccome ci muoviamo, la velocità del righello in sostanza è trasversale alla direzione della velocità stessa, allora noi otteniamo lo stesso raggio, cioè non c'è contrazione dimensionale. Ma quando invece misuriamo la circonferenza, poiché la direzione della velocità coincide con la lunghezza del righello, questo per la relatività ristretta si stringe, cioè la dimensione del righello si accorcia. Il righello è disposto nella direzione della velocità, quindi il righello si contrae e ci sta più volte nella circonferenza, mentre prima ci stava un certo numero, adesso ci sta di più perché è diventato più corto. Quindi si ottiene una circonferenza più lunga del fisico esterno, ecco. Poiché il rapporto tra la circonferenza e il raggio è maggiore di 2π, qui sta avvenendo una deformazione, sta avvenendo la geometria, di conseguenza la geometria di Euclide non è più valida per il fisico in moto accelerato. Quindi Einstein nel 1912 constata: il moto accelerato curva lo spazio, perché proprio il righello si restringe, e in uno spazio curvo vale una geometria diversa da quella euclidea, quella che viene insegnata a scuola ovviamente. Di conseguenza la massa e l'energia curvano lo spazio. Siccome la persona che sta sulla parete subisce le stesse forze della gravità, allora si fa il parallelo, come la persona che sta sul bordo, come dire, percorre una circonferenza deformata, perché abbiamo visto che si restringe il righello, così anche una massa, per ciò stesso che è massa o energia, curvano lo spazio. Ecco, quindi in questo studio ci troviamo ad avere 3 tipi di geometria: la geometria piana, la geometria ellittica e la geometria iperbolica. Facciamo un esempio per la differenza dei due. Per esempio, considerando la somma degli angoli interni di un triangolo, abbiamo che per la geometria piana è 180, per la geometria ellittica è maggiore di 180, mentre in quella iperbolica è minore di 180. Così pure il rapporto tra circonferenza e raggio. Nel caso di una circonferenza sul piana, abbiamo che il raggio è 2 volte π greco, 2 per 3,14, mentre in quella ellittica la circonferenza è minore di 2π greca, mentre quella iperbolica è maggiore di 2π greca, ecco. Quindi in questo esperimento mentale vediamo che il moto accelerato curva lo spazio, in cui vale la geometria iperbolica. Infatti circonferenza diviso raggio è maggiore di 2π greca.
Per il principio di equivalenza, quindi, la presenza di massa ed energia curva lo spazio, in cui vale la geometria iperbolica. Ecco. In sintesi, siccome il moto accelerato provoca delle forze che sono simili a quelle della gravità, allora studiando il moto accelerato noi notiamo che questo moto avviene in una situazione di geometria modificata, di spazio modificato, di spazio curvato. Là invece e quindi per il principio di equivalenza questo porta a dire che massa e energia curvano lo spazio, esattamente come nel rotore. Il tempo varia, per quello che abbiamo detto già nella teoria ristretta, dicevamo che quando un sistema si muove rispetto a un altro, in questo sistema in movimento si ha un rallentamento del tempo. Ecco, quindi nel rotore al centro, un orologio che si trova al centro batte il tempo esattamente come un orologio che sta all'esterno. Invece orologio che sta al centro rallenta la sua velocità perché girando intorno al centro ovviamente si muove e quindi il tempo rallenta, e ovviamente un orologio che si trova proprio sul bordo ha un rallentamento maggiore rispetto al secondo, proprio perché la sua velocità è più alta. Ecco, vediamo quindi passaggi intuitivi per capire perché il tempo rallenta vicino alle masse. Allora, la costanza della luce nella teoria della relatività ristretta ci ha portato a constatare che il tempo rallenta, deve rallentare, e abbiamo visto due esempi intuitivi, ecco, due metodi intuitivi. Quello relativo ai due cilindri graduati, in cui il liquido in sostanza era rapportato alla dimensione spazio-tempo, e un altro metodo per capire perché il tempo rallenta, abbiamo visto l'orologio a specchio. Ora, anche nel moto accelerato abbiamo visto che il tempo rallenta, perché proprio abbiamo constatato la misura della circonferenza, ma abbiamo visto che il righello si accorcia, ma come sappiamo contemporaneamente se il righello si accorcia il tempo rallenta. Quindi grazie al principio di equivalenza questo sistema in accelerazione è equivalente alla massa. Quindi come questo rallenta il tempo, così le masse. Ecco, questa è l'equazione di campo la relatività generale. È da tenere presente che ognuno di questi membri sono praticamente i risultati di lavori di altri scienziati che poi Einstein mise insieme per dimostrare le sue tesi. E la parte sinistra riguarda la curvatura dello spazio, mentre la parte destra riguarda, diciamo così, la variabile tempo. John Wheeler diceva: la massa tiene in pugno lo spazio, dicendogli come curvarsi. Lo spazio tiene in pugno la massa, dicendole come muoversi.